Ciao a tutti e benvenuti sul canale Mitologie e Leggende. Oggi parleremo di mitologia norrena e in particolare di Freyja, la dea nordica dell'amore e della bellezza. Ogni mitologia ha una dea che rappresenta l'amore e la bellezza, ma la dea norrena Freyja fu molto più di questo. Viene infatti associata all'amore, al sesso, alla lussuria, alla bellezza, alla stregoneria, alla fertilità, all'oro, alla guerra e alla morte. Questo fu perché Freyja fu una delle divinità norrene più potenti. Ci sono prove, infatti, che la dea sia tuttora venerata in alcune parti della Scandinavia. Ma chi fu davvero Freyja, la dea nordica che rubava i cuori di dei, nani e giganti? Nell'antico norreno il nome Freyja significa semplicemente signora e il termine era anche usato come titolo onorifico tra le donne norrene. È probabile che a un certo punto il titolo sostituì il suo vero nome, che fu perso nel tempo. Secondo la mitologia norrena, nonostante Freyja vivesse accanto agli dei e alle dee Aesir e apparisse tra le loro storie, in realtà non era una dea Aesir, ma piuttosto una delle divinità Vanir. I Vanir erano una seconda razza di dei nella mitologia norrena ed erano in conflitto con gli Aesir a causa delle loro diverse scelte di vita. Ad esempio, gli Aesir non approvavano la pratica Vanir dell'incesto. Queste differenze portarono inevitabilmente a una guerra tra le due razze. Fu alla fine di questa guerra che Freyja, suo fratello gemello Freyr e il loro padre Njord furono mandati ad Asgard come ostaggi, entrando quindi a far parte della comunità Aesir. Freyja e Freyr erano loro stessi frutto di incesto, essendo i figli di Njord, un dio del mare, e sua sorella gemella Nertus, una dea della terra. Prima di arrivare ad Asgard, sembra che anche Freyja e Freyr fossero sposati, ma gli Aesir annullarono il matrimonio in quanto illegittimo. La dea si sposò in seguito con Odr, un dio di cui non si sa quasi nulla, tranne che spesso vagava e lasciava Freyja da sola. Secondo la mitologia norrena, Freyja vagava spesso per il mondo alla ricerca di suo marito, travestendosi e usando una varietà di nomi, tra cui Gefn, Orn, Mardol, Valfreya e Vanadis. Il matrimonio di Freyja non sembra aver impedito alla stessa di continuare la sua relazione con suo fratello e altri uomini. Tuttavia sembra che abbia avuto figli solo con Odr, due dee, Nos e Gersemi, che rivaleggiavano entrambe con la madre in termini di bellezza. È chiaro che Freyja fu la più bella delle dee norrene e probabilmente l'essere più bello del cosmo. La sua bellezza era tale che causò diversi problemi agli dei nordici. In una delle storie di fondazione della mitologia norrena sulla stessa Asgard, un costruttore senza nome si offrì di costruire le mura fortificate intorno alla fortezza, in cambio della mano di Freyja, del sole e della luna. Gli dei allora, per ottenere il muro senza doverlo pagare, chiesero al costruttore di completarlo in una sola stagione e senza l'aiuto di un solo uomo. Tuttavia il costruttore riuscì quasi a portare a termine l'opera, grazie all'assistenza del suo possente stallone, Svadilfari. Temendo di dover dare al costruttore la mano della dea in matrimonio, gli dei nordici incaricarono Loki di rallentarlo. Quando egli non riuscì a completare le mura, Thor lo uccise. In un'altra storia, il re gigante Tirim rubò il martello di Thor
e gli dei discussero su come poter infiltrarsi nella sala del gigante per recuperare il martello. L'unica debolezza di Tirim era la sua immensa passione per la dea Freya, e l'unico modo per entrare nella sala sarebbe stato mandare lì Freya come sua sposa. Freya, tuttavia, si rifiutò di andare, dicendo che sarebbe stata vista davvero come promiscua se avesse accettato, anche per uno stratagemma. Alla fine Thor dovette travestirsi da dea per infiltrarsi nella sala, recuperare il suo martello e uccidere il re gigante e i suoi seguaci. Nonostante il suo rifiuto di partecipare allo stratagemma contro Tirim, Freya non aveva di certo problemi nell'usare la sua bellezza e la sua sessualità per ottenere ciò che voleva. Un esempio di questa sua attitudine fu quando ella sviluppò un profondo desiderio per la collana Brisingamen, il gioiello più bello di cui si racconta nella mitologia norrena, realizzato da 4 fratelli nani. L'unico pagamento per la collana che i nani avrebbero mai accettato era una notte ciascuno con la dea. Sembra che Freya accettò di buon grado, probabilmente pensando che condividere la sua arte suprema come dea della sessualità fosse un giusto pagamento per quest'opera d'arte creata dai nani. Freya era anche la dea della guerra e della morte, poiché secondo la mitologia norrena ella raccolse metà delle anime dei guerrieri caduti sul campo di battaglia per vivere nella sua casa a Folkvangr. Odino raccolse l'altra metà per vivere nel Valhalla, dove le anime avrebbero dimorato fino a quando non sarebbero state chiamate a combattere di nuovo durante il Ragnarok, la fine del mondo. Tuttavia, inaspettatamente, Freya ebbe la prima scelta tra i guerrieri caduti, e questo lascia intendere che la dea avesse un grande potere rispetto a Odino, o che questo fosse un favore che Odino le aveva concesso per qualche ragione sconosciuta. Non è chiaro se questi guerrieri sarebbero stati chiamati a combattere durante il Ragnarok, così come non era chiaro il ruolo di Freya alla fine dei giorni. La sua morte non è menzionata nella profezia del Ragnarok. Ciò ha portato alcuni a suggerire che la dea sarebbe sopravvissuta per aiutare a ricostruire il mondo, ma questa è puramente speculazione. Molti attributi furono associati alla dea Freya, ognuno dei quali rivela diversi elementi della sua personalità e del suo scopo come dea. Ad esempio, aveva un mantello di piume di falco che le permetteva di prendere le sembianze del rapace e volare. Secondo le storie della mitologia norrena, Freya prestò questo mantello a Loki in diverse occasioni per aiutarlo a rimediare ad alcuni dei danni che aveva inflitto agli dei nordici. Questo mantello associa anche Freya ai Mutaforma, collegamento che la rende vicina alla magia e alla stregoneria. Freya era anche esplicitamente collegata alla magia di Seidr, un tipo di magia che implica il discernimento del corso del destino e il lavoro all'interno della sua struttura per provocare il cambiamento intrecciando nuovi eventi. Questo era un tipo di magia molto femminile, associato agli dei Vanir, ma si sa che anche Odino praticava Seidr. Come molti dei nordici, Freya viaggiava su un carro, ma il suo carro era trainato da 2 gatti, neri o grigi, chiamati Bigul e Triegul. Veniva anche raffigurata mentre cavalcava un cinghiale, e i cinghiali erano associati agli dei Vanir. Il cinghiale che cavalcava, di nome Hildisvini, potrebbe essere stato il suo amante umano Ottar, sotto mentite spoglie.
La dea infatti lo trasformò in un cinghiale, così che potessero scoprire insieme, senza essere scoperti, il segreto dei suoi antenati giganti e lui potesse rivendicare la sua eredità. Freya era anche associata a loro, attraverso le sue lacrime. Si diceva infatti che esse si trasformassero in oro quando entravano in contatto con la terra e ambra quando entravano in contatto con l'acqua. Pertanto la dea della bellezza era anche associata alla creazione di alcune delle sostanze più belle conosciute tra i vichinghi. Alcuni storici hanno suggerito che Freya fosse in realtà la dea Frigg e che suo marito Od fosse Odino, che è noto per aver spesso vagato per il mondo alla ricerca della saggezza. Questo spiegherebbe i molti parallelismi tra Freya e Odino. Entrambi erano legati alla guerra e portavano guerrieri caduti a vivere nelle loro sale, ed entrambi praticavano la magia di Seidr. Questo potrebbe anche spiegare perché si sa così poco di Frigg, nonostante sia la più importante delle dee norrene. Forse proprio perché la sua mitologia fu in gran parte trasferita a Freya. Inoltre, potrebbe essere proprio questo il motivo per cui Frigg era a conoscenza del destino di tutti. La chiaroveggenza, infatti, era una magia Seidr. Che ci sia o meno una fusione tra il mito di Frigg e quello di Freya, resta certo che Freya fu una divinità potentissima, che mantenne attributi e potere che ad esempio non furono del tutto riconosciuti ad Afrodite, la sua controparte greca, sebbene anche lei fosse antica quanto e più di Zeus. Anche questa storia finisce qui. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa divinità straordinaria e se vi piace la mitologia norrena. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, condividetelo e iscrivetevi al canale. Io come al solito vi ringrazio per essere stati con me e vi do appuntamento alla prossima storia.